Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale. Ecco qui chi arriva, lui invece, tu sei un tornado amore mio, ma io posso fare dei video così? Questo è il mio gatto tigrato che compie 3 anni quest'anno, 2023 siamo ad agosto. E si chiama Michelangelo, amore mio. Eri a dormire fino adesso. Sono andato di là, ho visto che stava dormendo, ho detto bene, questo è il momento giusto per fare i video. Niente da fare. Aprirò il canale solo per te, sicuramente faccio più visualizzazioni di quante non ne faccia io, di come faccio vedere appunto il montaggio dei modelli. Dai amore, vado avanti, eh? No, non vado avanti. Cosa devo fare, amore? Non mi rovinare la macchina che non è mia. E ho di un mio iscritto. Scusate ragazzi. Va bene, vuoi stare qui? Ok. Allora, è la macchina vincitrice del Rallye di Monte Carlo del 1984 con il pilota Walter Rohr e il suo copilota navigatore Christian, l'edizione Centauria è in scala 1:8 e l'uscita era il numero 32 delle 110 previste. Subito dopo questo video andrò a farvi vedere il nuovo video, eccolo qui che va via, vai giù amore, scendi, bravo, fai bravo, vai amore, vai. Farò la prima uscita della Ferrari 330 P4, sempre edizione Centauria, in scala 1:8 e 110 uscite anche per quella collezione. Intanto saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi, grazie a voi il canale continua a vivere e io di questo ve ne sono grato. E alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiate piacere, ci mancherebbe, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Se date un'occhiata alla playlist potrete trovare altri modelli e non solo di auto. Infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Come vi ho detto poco fa, questo è un modello che mi ha commissionato un mio iscritto Giovanni, il quale saluto. Ciao Giovanni. Allora, andiamo a vedere il contenuto di questa nuova uscita. Ho dato già un'occhiata sommaria. Io vi faccio vedere come lo monto, ma voi montatelo come vi dicono le istruzioni, ok? Fate quello che ritenete più giusto. Comunque troviamo un bel po' di pezzi e andiamo veramente ad arricchire il pianale interno bagagliaio. Se vi ricordate l'ultima volta abbiamo appunto ricevuto questo e abbiamo montato la batteria con i cavi. Andiamo a vedere l'elenco dei pezzi, abbiamo tutto in plastica fuorché, tranne che questi meravigliosi cavi che sono proprio d'acciaio. All'inizio sembrava una treccia, invece sono proprio dei cavetti d'acciaio e un tubo in gomma. Tutto il resto è plastica, verniciata molto bene. Questa è la traversa del bagagliaio, qui passeranno in mezzo i tubi, qua sicuramente ci sarà la ruota di scorta. Poi abbiamo questo pezzo e quest'altro che è il gruppo filtri, verniciati molto bene, guardate le fascette. Questo è gruppo tubo filtri, quelli che partono da sopra i filtri che abbiamo appena visto. Questo è un raccordo a T, guardate che bello. Ecco,
verniciato molto bene. Questo è raccordo singolo, così chiamato. Questo è l'ugello che andremo a inserire in questo foro in basso e poi all'interno il cavetto. E questa è la staffa, quella che viene interposta tra questo pezzo qui e il gruppo filtri. Vi ho fatto vedere tutto, sì. Allora, io vado a prepararmi il mio bicomponente. Ecco qui. Ne userò solo una parte, altrimenti poi se diventa subito solido sprecarlo è un peccato. Ecco qui. Dal momento che lo mescolo ho dai 3 ai 5 minuti di tempo per lavorarlo, non di più. Allora, la prima cosa che faccio, prendo il pianale, vado a rendere conici i fori, non l'attraverso tutto il foro, mi raccomando, così. Qui uso il cacciavite più grande. E poi abbiamo anche questi. No, questi no. Stavo guardando, ma questi no. Sì, questi anche, perché ci vanno proprio inseriti questi qui. Quindi cacciavite con la punta più piccola e rendo conico anche questo foro e poi l'altro. Bene, un attimo che pulisco il pezzo. Adesso prendo questo tubo qui, lo inserisco da questa parte del foro più in basso, lo schiaccio in testa, mi raccomando, non a metà, e lo rendo piatto. Non è obbligatorio fare questo perché probabilmente il tubo è lungo e non serve, però così non esce più. Ecco qui. Fate però attenzione, ed è importante, che questo tubo non vi vada qua sopra, altrimenti quando andrete a mettere questa traversa, se non ve ne accorgete, tribulate un po', ok? Mi raccomando. Abbiamo fatto questo. Poi abbiamo anche una serie di viti AP che non vi ho detto, ma ci sono. Eccole qui. Speriamo di farcela col collante, forse era meglio che l'avessi mischiato più tardi. Vabbè, ormai l'ho fatto. Adesso devo prendere questo pezzo, così com'è, devo inserirlo qua con queste punte all'insù, le vedete? Così proprio. Ma per fare questo rischio di rompere i perni, quindi allargo un po', soltanto l'invito, ricordatevelo. Poi ne provo uno alla volta, piano piano.
e lo sfilo, ma non faccio destra-sinistra, altrimenti rompete il perno, semplicemente così. Faccio entrare quello centrale, e va bene, e faccio entrare l'ultimo. Ecco fatto. E sfilo. Bene. A questo punto, qua ancora va bene, metto questo così, attenzione, piano piano, ecco qua, bene. Poi guardate, qui adesso diventa un po' complicato, però va fatto. La prima cosa è inserire questo qua dentro, così. Vedete che qua sta già diventando solido. Quindi metto questo qui, ok? Questo lo passo di qua, ma prima di farlo metto un po' di collante. In questo caso, contrariamente a quello che vi dico sempre, lo metto qua, appena appena, e lo faccio girare. Fate attenzione, perché la treccia, se vi si sfilaccia, tribulate, poi fate fatica, ve lo dico. Questo lo inserisco già così, ok? Bene. Poi devo andare a prendere questo, che inserisco così, prendo ancora un po' di collante e ce n'ho ancora per poco qua, guardate, mamma mia ragazzi. Non so neanche se ce la faccio, guardate, avete visto? Guardate, pazzesco questo collante. Meno male che non l'ho mescolato tutto e devo fare ancora un po'. Non ci sono problemi, questo lo mescolo tutto. Così. Perché l'incollo prima? Per evitare che una volta che monto i pezzi, come vi dicono loro, quando vado ad inserire la treccia, cioè il filo d'acciaio, mi si sfilaccia in punta e mi innervosisco. Vi può succedere ragazzi, ve lo garantisco. Allora, adesso inserisco questo qua dentro. Prima di farlo faccio così e mi assicuro anche questo cavo all'interno. Ecco, così ha il tempo di diventare solido e va bene così. Questo va, si è staccato. Ecco. Perfetto. E qua siamo a posto. Così va bene. Poi stavo guardando ancora cosa posso attaccare. Per adesso basta, anzi posso mettere questo, vediamo un po'.
Allora no, qua non ci va attaccato nulla perché questo qui va poi inserito qui all'interno, però posso mettere un po' di colla qui e fermarmi il tubo di gomma, ecco, in questo foro. Così lui adesso diventa tutto solido e poi prima di procedere vado a mettermi questo cavetto, questo, in questo foro qua esterno e me lo blocco col collante, altrimenti poi faccio fatica a farlo girare e come vi ho già detto il pericolo poi, se non quasi la certezza, è che quando non riuscite a farlo entrare nel foro lui si sfilaccia in punta e rovinate tutto. Poi riuscite comunque a metterlo, però non è bello da vedersi. Adesso aspetto un attimo, metto pausa che lui diventi bello solido e ci vediamo dopo. Ecco qui, a questo punto non si dovrebbe staccare più nulla, ma se dovesse accadere lo rincolerò nuovamente. Adesso vi faccio vedere una cosa. Noi dobbiamo andare adesso a montare questo pezzo qui su questo e a sua volta su questo, il gruppo filtri. Il problema è che poi fate una grandissima fatica a far entrare questi cavi qua dentro, soprattutto quello esterno. Quindi cosa vi consiglio? Prima di tutto prendiamo 3 viti a P. Non serve che vi creiate il filetto dietro perché la plastica è molto tenera, quindi non ci sono problemi, avvitiamo direttamente. Poi prendiamo questo, qua possiamo toglierlo, lo inseriamo così, e qua bisogna fare attenzione, ecco perché vi ho fatto fare le prove che si inserisse tutto bene. Speriamo non si stacchi ancora nulla più, o meglio speriamo che non si stacchi nulla e basta, senza avere fretta, ricordatevelo. Nel fascicolo ci fanno vedere di mandarlo tutto in battuta contro i dadi. Adesso vi faccio vedere. Allora, qua, in questa immagine, vediamo i dadi che sono stati riprodotti nella fusione, che sono contro la parte nera. Non metteteli contro la parte nera perché non vanno così, vanno un po' staccati perché il dado, per potersi avvitare, ha bisogno di un po' di spazio. Quindi lasciamolo ovviamente tanto da una parte quanto dall'altra, così. Adesso vi faccio vedere. Ecco, guardate, che ha la stessa distanza poi che troviamo qua sopra. Forse ancora un po' lo posso mandare giù, ma non di più. Ecco qui. Bene, a questo punto prendiamo questo e lo inseriamo qui. Così. Ma qui mi devo fare la colla. Quindi, guardate, mi faccio un po' di colla. Ormai siete più esperti di me con questo epossidico bicomponente. Così. Ne basta poca.
vedete che io non tocco mai con lo stesso, in questo caso stuzzicadenti, tutte e due i componenti, altrimenti è come se li stessi mescolando. Ecco qui, non si vedeva niente, vabbè, ho semplicemente messo il collante nella plastica qui in questa vaschetta. Ecco, adesso, come vi ho detto prima, allora, prima di tutto mi vado a mettere la colla qua. Ecco, attacco bene. Ok, poi vedete come è più bello rispetto a quello che c'è sulla foto del fascicolo, con i dadi un po' distanti come quelli sopra. Allora, poi, come vi ho detto, prendiamo questi due cavi, dove questo qui, adesso vi faccio vedere, controllo solo per essere certo di darvi l'informazione giusta. Sì, questo qui va nel primo foro, questo, dove abbiamo questa parte di plastica blu e rossa, va nel primo foro. Fate attenzione alla punta dei cavetti perché si sfilacciano, ecco perché vi dico fatelo prima, altrimenti poi li rovinate. Così. Adesso bisogna sperare che non escano perché poi vanno bloccati con la colla ovviamente. Però se fanno l'angolo loro si bloccano e non si muovono più. Proviamo. Ok, non incolliamo ovviamente adesso perché dobbiamo avere le distanze giuste qui, quindi ce lo tiriamo piano piano, non vi bucate perché questo è come un ago, ve lo dico. Allora, quindi siamo qui. Non facciamo uscire, se riusciamo, le cose, i cavetti d'acciaio. Questo passa sopra, così. Questo lo mettiamo subito nei perni, questo blu. Ok, poi ci fissiamo subito questo con le viti. Guardate che sembra che ci mettete di più se fate questo lavoro che vi ho detto, perché io ho dovuto spiegarvi e filmare e non è così semplice fare attenzione a tutto. Però così siete certi che i tubi non vi scappino e soprattutto vedete alla fine che un po' di
di fatica ve la fa fare, il cavetto se lo mettete alla fine. Vediamo, perché ci va anche questo pezzo e non me lo sono dimenticato. Allora, adesso però quello che è importante è inserire questo, così, ovviamente nei suoi fori, e fate attenzione, andate a premere solo dove sotto avete la corrispondenza dei perni. Mandate giù, ok, e poi schiacciate i perni dietro finché vanno a filo della plastica. Così. Adesso questo dovete fare attenzione a inserirlo, perché abbiamo i due perni che sono lungo questa linea. Se voi schiacciate qua per inserirlo, rompete, di sicuro rompete il gomito. Dovete schiacciare qua sopra, piano piano e delicatamente. Se si scolano i tubi non è un problema, li andiamo a rincollare. Ancora un po'. Ecco, anche questo vi consiglio di tenerlo a filo della plastica bianca, perché se lo guardate in linea con quest'altro è perfetto così. Se lo mandate più in giù è brutto, da vedersi è brutto. Ecco fatto. Adesso mettiamo questo, lo facciamo passare qui e lo inseriamo in questo foro. Ecco qua. Vedete? I due perni li facciamo entrare nei fori dedicati, così. Anche qui la stessa cosa, fate attenzione ragazzi, perché è facile danneggiare il pezzo. Non abbiate fretta, lo so, ve lo dico spesso, ma non abbiate fretta. Lo mandiamo tutto giù e poi da sotto lo tiriamo su, così, a filo. Ecco. Così è veramente bello. Adesso vedete, questi sono già inseriti, che addirittura stanno già uscendo. Ecco, mettiamolo ancora un po', e devono stare così. Ecco, questo è il montaggio poi terminato. Vedete, guardate che bellezza. Avete visto? Però io adesso non ve lo faccio vedere per non fare il video più lungo, ma vado a mettermi la colla qua sotto. L'unica cosa, tenete, perché non so, nella foto ce lo fa vedere che è sopra così. Io non so dove dovrà passare questo. Aspettate un momento però, perché questo tubo non va qua, ma va fatto passare sopra. Così, eccolo. Così. Così è perfetto. Avete visto? Così. E dicevo che secondo me è più bello da mettere così. E quindi io lo fisso direttamente così, metto la colla qua e sono a posto. Vedete? Non ho fatto alcuna fatica io a inserirli. Provate a montare tutto e andare a inserire questo. Dovete prendere una pinza a becchi, girare per farlo entrare, e mentre lo fate facilmente sfilaccerete la parte iniziale e non riuscite a inserirlo e rovinate la treccia, quindi fate attenzione. Ecco perché vi ho fatto vedere questo montaggio, che non ho voluto farvelo per complicarvi la vita. Intanto guardate il collante, è già duro questo. Questo invece no, perché non l'ho ancora mescolato insieme, vedete? Vi servirà dopo per la Ferrari 330 P4.
se ci servirà magari per incollare qualcosa. Adesso vi faccio solo vedere questo, che è il cofano. Io stranamente vedevo tutto buio, ma come mai? Bah. Guardate che meraviglia, tutto in metallo. Dietro abbiamo la finta fibra di vetro con tutte le battute con le guarnizioni e il paracalore, dove poi sotto abbiamo la turbina. Le placchette tutte in alluminio avvitate. Il musetto, una vera opera d'arte, addirittura il gancio traino sia davanti che quello posteriore che vedremo dopo sono in metallo, e questo è tutto metallo. Solo la mascherina qui è in plastica. Saranno necessari 10 LED per rendere funzionale, frecce comprese, questa meraviglia. E guardate le parabole. Ormai anche con le collezioni da edicola si è raggiunto un punto di quasi perfezione. Sono molto soddisfatto di questi modelli, un po' meno perché fanno 110, 120 uscite e le aumentano sempre di più, e la cosa ragazzi, il lavoro manca e voi aumentate i fascicoli. Allora, poi vi faccio vedere questo e ci salutiamo. Ecco qua, sposto solo questi pezzi perché non voglio assolutamente danneggiarli. Guardate che spettacolo questo modello. Anche questo è un oggetto che alla fine non peserà meno di 6-7 kg, più sì di sicuro, ma meno no. Il motore è tutt'altro che completo, manca ancora parecchio materiale e sarà veramente un motore tedesco, quindi non ci si riuscirà neanche a mettere le mani all'interno una volta che avremo messo tutto, ed è meraviglioso. Questo è l'altro gancio traino del quale vi parlavo prima, e questo poi sarà messo qui. Ecco. Così, proprio così. Che spettacolo, che bellezza. Bene, io vi ringrazio del vostro tempo, vi ringrazio ancora di più se vi iscrivete, ragazzi, iscrivetevi, condividete i miei video nei gruppi dedicati, datemi una mano, ma non vi faccio un po' di tenerezza? Dai ragazzi, a parte tutto, se avete piacere mi aiutate e vi iscrivete al canale. E guardate anche agli altri modelli, perché come vi ho detto prima non faccio solo auto. Guardate, perché potreste trovare qualcosa magari a voi più interessante che una macchina piuttosto che la moto o altro che sia. Ciao a tutti, un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Ciao!